È una giornata fantastica, un po' ventilata, ma una bellissima giornata. E visto e considerato che tanti mi avete chiesto informazioni sul prodotto di cui vi sto per parlare, mi accomodo, sigla e ve ne parlo. Will I ever learn to love again? Will I ever learn to... Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Oggi siamo qui perché voglio fare questo piccolo video su un prodotto in cui in tanti mi state scrivendo, chi su Instagram, chi su Facebook, e visto che sono tante le persone a cui sto rispondendo in questi giorni, ho pensato che probabilmente un video su questo prodotto, ovvero l'Ekenda, una gomma praticamente sconosciuta a tanti, possa tornare molto utile. Prima però di dirvi la mia su quello che penso di queste gomme, penso che sia corretto farvi una premessa per capire come sono arrivato a comprare queste gomme. Prima di iniziare la recensione su questo prodotto, prima di iniziare a raccontarvi quello che io penso di queste gomme, credo però che sia giusto e corretto contestualizzare il momento in cui io ho acquistato questo prodotto, come sono arrivato a sceglierlo, perché, visto che praticamente è una gomma prettamente sconosciuta. Allora, andiamo per gradi, giriamo pagina. Per capire come e perché sono arrivato al marchio Kenda bisogna fare, come vi ho detto, un passo indietro. Facciamo un salto ad agosto. Ad agosto siamo stati in Irlanda, un viaggio di circa 22-23 giorni che ci ha portato a girare tutta l'Irlanda. In quell'occasione, in quel viaggio, la moto era equipaggiata con il pneumatico Road Smart 4 di Dunlop, un prodotto assolutamente top da serie A. Vi lascio il link dove ne ho già parlato per evitare di ripetermi. Ma torniamo a noi. Al rientro dal viaggio in Irlanda, il pneumatico ovviamente era stato messo a dura prova, soprattutto nella parte centrale, motocarica. Abbiamo attraversato tutta la Francia con temperature molto alte. Ovviamente poi in Irlanda le temperature erano più basse, ma comunque c'era un asfalto decisamente ottimo, con tanto grip, che quindi ci ha comunque usurato il pneumatico. Arriviamo alle porte della stagione fredda, siamo a settembre-ottobre, le gomme stanno quasi finendo. A settembre, se vi ricordate, insieme a Gallina, Max Roccabianca, Bruno ed altri, abbiamo fatto un weekend in Toscana, e mentre andavamo in Toscana, in quel weekend io la buttai lì a Cinzia: che ne dici quest'anno di fare Natale e Capodanno in Tunisia, in un posto al caldo, in moto, a differenza degli altri anni che magari facevamo dei viaggi piuttosto che rimanevamo a casa in famiglia? Cinzia all'inizio non aveva molto apprezzato la meta, anzi diceva no, io in Tunisia non voglio andare. Morale della favola, ve la faccio breve per evitare di allungare troppo il video. A metà ottobre abbiamo prenotato il traghetto che da Genova ci avrebbe portato in Tunisia. A questo punto il problema principale era trovare delle gomme sostitutive alle Dunlop Road Smart 4 che non ci avrebbero supportato per un ennesimo viaggio. Eravamo in un momento un po' particolare in cui tutti i prodotti, tutte le materie prime erano abbastanza introvabili, i prezzi dei pneumatici erano andati alle stelle, non che adesso non lo siano, ma all'epoca no, erano ancora di più, e allora iniziò la ricerca su internet di quale pneumatico potessi montare sulla moto. Ed a quel punto mi sono messo su internet, gira che ti gira, trova e non trova, c'erano diversi prodotti ovviamente, non erano le uniche, e incappo in questo prodotto che è Kenda. Ce l'ha un solo rivenditore, un prodotto di cui non avevo mai sentito parlare, non c'erano recensioni in giro ed il prezzo era particolarmente interessante. A distanza di qualche giorno mi arriva una notifica su eBay che il prezzo delle Kenda si era ulteriormente abbassato. Allora, visto e considerato che sono estremamente curioso, ho voluto provare questo prodotto Kenda. Le ho comprate, 137,70 € spediti a casa, più altri 20 € di montaggio, quindi con poco meno di 160 € mi sono trovato il GS gommato di sana pianta, gommato nuovo. Vi ho fatto questa piccola premessa per farvi capire del perché ho scelto questa gomma qui. Con 160 € all'incirca non avrei trovato nessun pneumatico, nessuna coppia di pneumatici per la mia moto. Quindi ho detto, visto e considerato che mi piace provare in prima persona i prodotti, è vero le recensioni degli altri, siccome sono un po' come San Tommaso, che se non vedo non credo, le cose mi piace provarle in prima persona. Ho detto, male che vada, butto 160 €, le gomme finiranno, non le monterò più. Questa era la premessa per farvi capire perché sono arrivato a Kenda e cosa mi ha spinto ad arrivare a Kenda. Adesso voltiamo pagina e parliamo invece del prodotto. Ovviamente non è stato solo il prezzo ad attrarre la mia attenzione su Kenda, ma anche l'anima di questo prodotto, la versatilità del prodotto che, stando a
quello che si leggeva sul sito del produttore, era un pneumatico pensato sia per l'off-road che sia per viaggio su strada, e per quello che dovevamo affrontare noi era semplicemente perfetto. Il disegno del pneumatico è un disegno che appunto rappresenta queste due anime della strada e dell'off-road, e quindi sono andato a colpo sicuro ed ho comprato questo prodotto. Siamo partiti per questo viaggio in Tunisia con un pneumatico che aveva all'attivo 0 km, quindi un pneumatico completamente ricoperto ancora di cera. Siamo partiti da casa sotto una leggera pioggia, ci siamo avvicinati verso Voghera su strada normale, poi da lì abbiamo preso l'autostrada e quindi abbiamo fatto, diciamo, una quarantina di chilometri prima di entrare in autostrada che poi si è fatta particolarmente tortuosa. Chi conosce la Serravalle sa di cosa sto parlando, verso Genova. Le prime curve non vi nego che le abbiamo fatte un po' con il fiato sospeso, perché all'inizio questo prodotto non ci dava assolutamente fiducia. Speravamo che col passare dei chilometri, col fatto che la cera andasse via, questo pneumatico diventasse più performante. Così ci siamo imbarcati e siamo arrivati in Tunisia. Abbiamo trovato ovviamente bel tempo. Di contro l'asfalto era letteralmente una lastra di vetro, era praticamente specchio. Siamo arrivati ad Hammamet, abbiamo dormito, tra la notte e il giorno c'è una forte escursione. Ci siamo svegliati la mattina che praticamente le strade erano completamente bagnate, sembrava avesse piovuto, quando in realtà non era scesa una goccia d'acqua dal cielo, ma era semplicemente l'umidità che c'era che rendeva l'asfalto particolarmente viscido. Usciti dall'hotel, la prima curva sulla destra stavamo letteralmente volando a terra, l'anteriore è partito, fortunatamente andavamo piano, siamo riusciti a riprenderla e da lì abbiamo viaggiato un po' con l'ansia i primi chilometri. In realtà quest'ansia ci è scesa quando siamo arrivati nella parte sud della Tunisia, dove l'asfalto liscio, consumato, avallato anche in alcuni punti, in alcune, soprattutto nelle rotonde, avvallamenti causati dai mezzi pesanti, scavano letteralmente dei binari all'interno dell'asfalto. Dicevamo, nella parte sud dell'isola invece, essendo probabilmente meno battuto dal turismo, non lo so, ma l'asfalto è più granuloso, ha più grip, lì le gomme si sono comportate decisamente bene, e tutto ciò mi lasciava sperare, credere, illudermi di aver trovato un nuovo pneumatico ad un prezzo ragionevole, con delle prestazioni, non dico top, ma delle prestazioni sufficienti. L'illusione di aver trovato un prodotto di un certo livello ad un prezzo ragionevole però si spegneva man mano che ritornavamo in Italia, e adesso vi racconto perché. Vi faccio una premessa: in questo momento la mia moto ha 179.000 e poco più chilometri, e 100 circa, 179.100 chilometri. Di questi 179.100 chilometri la moto ne ha fatti un buon 99% tutti con la mappa Rain. La mappa Rain è una mappa che, come dice appunto il nome, è consigliabile usarla quando c'è pioggia, quando c'è umido, quando per terra è bagnato. Non che eroghi meno cavalli di quello che ne ha la moto, ma comunque li eroghi in maniera più dolce. La più aggressiva di contro è la Dynamic, con cui ho fatto veramente pochissimi chilometri. Vi faccio questa premessa perché nonostante io abbia una guida abbastanza prudente e moderata, anche se comunque in alcune circostanze piace anche a me accelerare, soprattutto sui passi di montagna, ma sempre con il cervello acceso, nonostante questa premessa vi dico che queste gomme, una volta che voi le metterete un po' alla frusta, come ho detto anche in altri video in precedenza, cercheremo di avere un buon passo senza correre, ma sicuramente divertendoci. Di tanto in tanto si accende la spia della trazione, quindi vuol dire che le gomme nì. Praticamente quando accelero un po' di più perennemente è accesa la spia. Ragazzi, per come sono abituato io, si accende un po' troppo spesso la spia del controllo di trazione, quindi vuol dire che queste Kenda valgono quello che costano. Appena si mettono un po' alla frusta dimostrano i limiti che hanno, ma d'altronde non poteva essere diversamente. La spia della trazione di controllo si accende costantemente anche con la mappa Rain. Una volta che vengono messi un po' alla frusta e vi piace un po' accelerare sui passi di montagna, queste gomme mostreranno costantemente il loro limite. Sono arrivato alla conclusione che è una gomma che costa poco e vale
quello che costa. Inizialmente, come vi dicevo prima, ho scelto questa gomma per il prezzo, 137 euro. Successivamente, 2 mesi dopo, a dicembre, lo stesso prodotto, lo stesso rivenditore su eBay le vendeva a 2,70. Beh, a 137 euro, se cercate un pneumatico mediocre, perché di questo stiamo parlando, un pneumatico che poco costa e poco vale, se vi accontentate di andare in moto in maniera pacata, cauta, sempre con le antenne dritte perché vi possono mollare in qualsiasi circostanza, allora andate su Kenda. Ma a 260-270 euro manca semplicemente la scelta. Pirelli, Dunlop, Metzler, Mitas, ce ne sono decine di marche migliori da questa. Se dovete spendere più di 137 euro, quello che l'ho pagate io, lasciateli dove sono, e comunque a 137 euro troverete un prodotto assolutamente mediocre. Adesso vi mostro le condizioni del pneumatico dopo circa 7000 km che ho fatto io con questo pneumatico. Allora, vi anticipo subito che l'usura è letteralmente bassa, complice vogliamo anche il periodo in cui l'ho usato, periodo freddo dell'anno. Magari con arrivo della bella stagione si consumeranno un po' di più. Fatto sta che a 7000 km c'è ancora tanto battistrada. Spero che adesso che andiamo verso il caldo le prestazioni di questo pneumatico possano in qualche maniera migliorare, ma il mio giudizio finale non cambierà. Questo è lo stato in cui si trova il pneumatico dopo circa 7000 km. È assolutamente nuovo, assolutamente sì. È in un ottimo stato, di battistrada ce n'è a gogo sia dietro che avanti. Adesso vi mostro anche il davanti. Questo è l'anteriore. Come vedete la spalla praticamente è nuova perché fiducia, questo pneumatico non è che me ne dia chissà quanto. Quei pochi posti dove gli ho dato un po' più di gas sono stati la Valtrebbia, che è un posto, una strada che invita particolarmente ad andare, ma vi ripeto, ogni volta che aprivo era un albero di Natale il mio cruscotto, il controllo di trazione era costantemente acceso. Considerando il disegno del pneumatico, la cosa che mi ha meravigliato è stata la frequenza. La frequenza, ovvero quello che volgarmente chiamiamo il rumore della gomma, la gomma fa rumore, la gomma è rumorosa, quella si chiama frequenza. La frequenza vi devo dire che è accettabile. Inaccettabile è la tenuta, l'aderenza, la stabilità, le performance, la sicurezza, e questo mi sento di dirvelo proprio spassionatamente. Se siete persone che andate a 50 all'ora in moto, allora potete prenderlo con le considerazioni che abbiamo fatto prima. Sul bagnato occhi aperti, in curva occhi aperti, in percorrenza occhi aperti. Se siete un motociclista a cui piace andare alle grotti, come penso tutti, allora questo è un prodotto da cui girare estremamente alla larga. Tra l'altro non capisco come commercialmente si possa uscire con un prodotto così a prezzi pari, equivalenti, se non addirittura superiori a prodotti che stanno una spanna sopra. Tornando sulle caratteristiche del prodotto, è un pneumatico M+S, quindi anche invernale. E questo M+S ha influito ulteriormente nella mia scelta iniziale verso questo tipo di pneumatico. Arrivando alle conclusioni di questo breve video, la domanda è: ricompreresti o consiglieresti di comprare un pneumatico simile? Personalmente non lo comprerei più, non lo comprerò più, e persino Cinzia, quando eravamo in sella, mi diceva: con questo pneumatico non ti sento tranquillo. Probabilmente la mia insicurezza verso un prodotto simile veniva percepito anche da Cinzia, che conoscendomi sa come guido, sa come faccio le curve, sa come imposto la curva, sa la velocità con cui andiamo in curva, la sicurezza, la certezza quando andiamo in curva. Mi sentiva forse particolarmente incerto di questo prodotto, e questa insicurezza l'ho trasmessa anche a lei senza neanche parlare. Cinzia, che tra l'altro quando ha sentito il nome Kenda fu la prima a dire: ma che gomme comprate? Io queste gomme non ci vengo, e mi dispiace dirlo, ma aveva assolutamente ragione. Ragazzi, come vedete c'è anche compagnia, sono venuto a trovarmi anche adesso appaia anche lui vuole esprimere la sua. Vieni qua, vieni. Adesso lo facciamo calmare un attimino. Vieni qua, dai, vieni qua. Sono altri cani dall'altra parte. Il video di oggi si conclude qui. Spero che questo video sia utile a chi aveva dei dubbi su questo prodotto. Vi ringrazio se siete arrivati fin qui. Se non l'avete ancora fatto, l'invito è sempre lo stesso: iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta benzina. Ciao, al prossimo video!